E ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Nel video di oggi appunto andremo a vedere la DJI Osmo Nano. Quest'anno continuano a uscire videocamere, questo mese è stata presentata la DJI Osmo Nano e chi sono io per non comprarla? Quindi l'ho comprata. Prima di tutto ci tengo a specificare che questo non è un video sponsorizzato, quindi sarò ovviamente il più trasparente possibile, a differenza di molti altri. Sì, perché dovete sapere che nelle prime settimane sono iniziati a uscire i primi video della DJI Osmo Nano e tutti ne parlavano benissimo, ma nei giorni successivi, quando le prime videocamere sono arrivate veramente ai consumatori finali, lì sono iniziati a saltare fuori un po' di problemi che prima secondo me erano stati omessi. Primo su tutti il surriscaldamento. Ehi, ma ti sei iscritto al canale? Ma un passo alla volta. Prima cosa troviamo nella scatola? All'interno della scatola troviamo la camera, il Vision Dock, la collana magnetica, una comoda ventosa, un mini cavalletto. No, il cavalletto non lo troviamo dentro. Il cavalletto è mio. No, niente cavalletto. Un cavo e degli adesivi. Una cover per la camera e un mount da cappello che però può essere anche utilizzato come mount direzionabile da attaccare magneticamente alla camera. Senti, non so come spiegartelo, è direzionabile diciamo. Ma passiamo a dimensioni e peso. Microfono qui. Ok. Come potete vedere la camera di per sé è piccola, leggera, ovviamente con il Vision Dock collegato raggiunge le dimensioni praticamente di una Ace Pro 2, qui per confronto, ovviamente molto meno spessa. Comunque sia, una volta scollegata la dimensione reale della macchina è questa qui. Ovviamente ora la state vedendo con la cover va a ispessire un po' il prodotto e renderlo leggermente più grande. Vi consiglio di utilizzarla questa cover perché effettivamente potrebbe cadervi e a me è già caduta, il tutto dovuto al supporto da cappello che è abbastanza duro da staccare. Gli ho fatto fare un piccolo volo, come vedete c'è il coprilente leggermente graffiato. Comunque la cosa bella è che poi si può cambiare solo questo coprilente che diciamo non è proprio economicissimo, sul sito DJI lo vendono a circa 30 euro, però comunque meglio che niente. Comunque questa è la camera, pesa solo 52 grammi, mentre il Vision Dock ne pesa 72 mi pare. Vediamo. Quindi insieme per un totale di 124 grammi. Vado a rimontare la cover. Eccolo qua. La camera monta un sensore da 1 su 1.3 pollici, il che è abbastanza notevole per una videocamera di queste dimensioni, ha 13.5 stop di gamma dinamica e ci mette a disposizione 3 profili colore per le clip che andremo a registrare. All'interno sono presenti 3 profili colore, un profilo colore normale a 8 bit, un profilo colore HLG a 10 bit e udite udite un profilo D-Log-M a 10 bit. Veramente ottimo se il nostro scopo poi è quello di andare ad integrare queste clip con quelle di altre videocamere magari DJI. Ad esempio io ho fatto delle prove e sono riuscito a rendere coerenti le immagini riprese con questa DJI Osmo Nano e quelle della mia Osmo Pocket 3. Infatti andando a riprendere in D-Log-M sarà molto facile dare coerenza ai colori delle immagini e quindi portarle tutte sullo stesso livello. Permette di scattare foto sia in JPEG che in RAW a 35 megapixel e devo dire che non sono niente male. La messa a fuoco parte da circa 35 mm, quindi per essere un action cam direi che va piuttosto bene. Ma passiamo a quello che sono le modalità di risoluzione e frame rate che mette a disposizione. Nella modalità video normale questa camera registra in 4K fino a 60 fps, in modalità slow motion registra fino a 4K a 120 fps, sacrificando però la stabilizzazione, e a 1080 a 240 fps. Questa action cam viene venduta in due versioni con due tagli differenti di memoria, uno da 64 GB e uno da 128. Non fatevi però ingannare in quanto i giga dichiarati non sono poi quelli che ritroveremo effettivamente all'interno della camera. La versione da 64 GB mette a disposizione effettivamente solo 48 GB, mentre la versione da 128 ne mette a disposizione circa 107. Inoltre questa action cam permette di inserire una scheda SD, quindi di poter espandere la memoria, ma questa camera non permette di registrare direttamente sulla SD, ci costringerà a registrare sulla memoria interna e poi ci permetterà di travasare i video sulla scheda SD. Processo che a parer mio è gestibile. Io ho preso la versione da 64 GB e devo dire che mi sono trovato bene, non ho riscontrato grossi problemi. Ovvio sarebbe stato più comodo poter scegliere dove registrare, però appunto una volta finiti quei 48 GB messi a disposizione, per travasarli sulla scheda SD ci ho messo circa 10 minuti.
ovviamente dovete inserire una scheda SD abbastanza veloce. Inoltre, piccola precisazione, ho notato che per visualizzare i file tramite l'applicazione DJI Mimo è obbligatorio avere la scheda SD all'interno, altrimenti non vedremo i file. Non ho capito il motivo. Comunque, è così. Questa camera è impermeabile fino a 10 metri, ovviamente parlo solo della camera, il Vision Dock non è assolutamente impermeabile, anzi è solo resistente agli schizzi. Inoltre, avendo la lente piatta non dovrebbe creare troppe distorsioni nell'acqua. Ci mette a disposizione 3 FOV, il primo che è l'ultra ampio da 143 gradi, poi un grandangolo da circa 13 mm e inoltre la modalità standard con il dewarp attivo che ci permetterà di andare a togliere quell'effetto fisheye tipico dei grandangoli. Permette di registrare video ovviamente in orizzontale e in verticale nativo, a patto che ruotiamo la videocamera. E così avremo le stesse identiche impostazioni che potremo avere nella modalità orizzontale. Sono presenti le modalità Hyperlapse e Timelapse per video un po' più particolari e inoltre la modalità Super Night, che dovrebbe andare un po' a fare la lotta a quella che è il Pure Video di Insta360, ma devo dire che non è a quel livello. Mettici il fatto che su questa videocamera il sensore è un po' più piccolo, il software non è maturo come quello di Insta, e quindi secondo me patisce ancora un po' le scene notturne. Su questo punto di vista secondo me Insta è ancora un bel po' più avanti. Devo dire che però con il primo aggiornamento è già migliorata molto la modalità Super Night, quindi mi aspetto che in futuro venga migliorata ulteriormente. Avremo 2 tipi di stabilizzazione disponibili, ovvero la Rocksteady, la più classica delle stabilizzazioni, e la modalità Horizon Balance, che andrà a mettere in bolla l'orizzonte, quindi tenere dritta l'immagine anche nel caso la macchina fosse inclinata, per un massimo di 30 gradi ovviamente. Questo però non va poi a compensare i movimenti e le vibrazioni di camera, quindi se abbiamo un'immagine molto movimentata verrà un po' traballante. L'ho provata anche solo camminando e devo dire che rovina parecchio le riprese. Infatti ho deciso poi di lasciare sempre attiva la Rocksteady e utilizzare quella. Con la stabilizzazione attiva la macchina non registra i dati del giroscopio, quindi nel caso in cui noi volessimo poi andarla a stabilizzare in post-produzione con software come Giroflow, dovremmo ricordarci di andare a spegnere la stabilizzazione nella videocamera. In questo modo la macchina va poi a registrare i dati del giroscopio e potremo stabilizzarla in post. Molto utile nel caso volessimo montare questa videocamera su qualche drone FPV. Ma passiamo alle funzioni principali del Vision Dock. Beh, sicuramente la funzione più utile è quella che questo Vision Dock è un monitor wireless che ci permette di avere un'anteprima dei video e delle foto che stiamo scattando. Molto comodo anche come telecomando wireless, infatti quando siamo a distanza potremo semplicemente schiacciare il tasto per avviare o stoppare la ripresa, e inoltre potremo visualizzare appunto i video registrati e le foto scattate, a patto che la telecamera sia collegata. Infatti non ho capito il perché, ma comunque i video e le foto scattate potremo andare a visualizzare nella galleria del dispositivo solo se la macchina e il Vision Dock sono collegati insieme. E inoltre potremo accedere a tutti i menu di impostazioni e regolazioni della camera. Collegando il Vision Dock a un caricatore superiore a 30 watt potremo ottenere una ricarica rapida dell'80% in circa 20 minuti. Inoltre il Vision Dock ricarica la Osmo Nano circa un paio di volte e la Nano in registrazione continua dura circa un'oretta, e le batterie per la videocamera e il Vision Dock sono rispettivamente 530 mAh e 130 mAh. Io ho provato a fare diversi video e non ho mai notato problemi di surriscaldamento. Ok, messaggio dal me del futuro. In realtà ho fatto diversi test per provare a mandare la macchina in surriscaldamento e devo dire che non ci sono riuscito, quindi probabilmente l'aggiornamento software ha risolto il problema. C'è anche da dire che al momento le temperature ambientali non sono così elevate da poter influenzare le riprese. Vedremo magari in estate. Per quanto riguarda la parte audio, i microfoni interni sono molto buoni e ci si può tranquillamente registrare, ma se volessimo portare l'audio a un livello superiore potremmo collegare i microfoni di DJI, che supporta solo i DJI Mic 2, Mic 3 e DJI Mic Mini. Potremmo collegarne fino a 2 per avere un audio più pulito e più chiaro. Ma veniamo a qualche punto critico di questa videocamera. Beh, come prima cosa non ho capito il motivo per la quale quando andiamo a collegare un microfono alla videocamera scompare l'anteprima. Vi spiego meglio, solo in questa determinata condizione, ovvero Osmo Nano scollegata da Vision Dock con microfono wireless collegato, perderemo l'anteprima. Se invece andiamo a ricollegare il Vision Dock alla Osmo Nano, l'anteprima tornerà a vedersi. Spero che in futuro riescano a risolvere questo problema, perché non ha veramente senso. Altro problema che secondo me è sempre legato al software: durante il trasferimento dei dati dalla videocamera al computer, il Vision Dock dovrà essere orientato per forza in una direzione decisa da DJI, altrimenti non riusciremo a passare i dati.
Ma passiamo invece a quelli che sono i punti di forza. Beh, sicuramente l'estrema versatilità di montaggio. Infatti con gli accessori che vengono forniti in confezione potremmo metterla praticamente ovunque. Infatti grazie al fatto che è magnetica, alla ventosa che troviamo in confezione e a un cavalletto potremmo metterla praticamente ovunque. Inoltre è molto comodo il fatto che è magnetica sia sulla base che su un lato. In aggiunta anche il Vision Dock è magnetico, e il che rende veramente comodo il passare da un'inquadratura all'altra. Infatti io ho provato diverse volte a mettere magari il mount da cappello e la collana, e magari durante la ripresa volevo cambiare al volo da una parte all'altra e facevo veramente in un attimo cambiare inquadratura. L'applicazione è molto comoda per visualizzare foto e video al volo e magari vedere già tra i preset che sono impostati come potrebbe venire un eventuale color da computer. Potremmo scaricare direttamente i video sul telefono e fare anche magari un montaggio, volendo anche in automatico, utilizzando i template che vengono messi a disposizione da DJI, e devo dire che sono davvero molti. Nota dolente di questa applicazione: non capisco il perché non permetta di scaricare i file RAW dalla fotocamera. Infatti ci permetterà solo di scaricare i JPEG. Nel caso in cui volessimo scaricare i RAW scattati con la nostra fotocamera, dovremmo per forza passare da computer, essendoci prima ricordati di orientare bene il Vision Dock, altrimenti no. Ma veniamo al principale fattore che mi ha indirizzato verso questa camera piuttosto che una Insta360 Go Ultra. Beh, il prezzo sicuramente. Viene venuta a 279 euro nella versione da 64 GB al posto di 460 della Insta360 Go Ultra, e quindi questo la rende molto appetibile e secondo me fa passare in secondo piano quei piccoli difetti alla quale possiamo tranquillamente ovviare, e ci permette però di goderci un action cam così piccola, così comoda, magnetica, con tutti i pregi che vi ho elencato, a solo 279 euro, e quindi andando a risparmiare parecchi soldi rispetto a una Insta360 Go Ultra. Quindi in conclusione sono veramente entusiasta di questa camera, la sto usando tantissimo, è super divertente. Il bello è il fatto che puoi metterla in tasca e ti dimentichi di averla, e quando ti serve puoi tirarla fuori, e delle inquadrature molto diverse dal solito. Basta avere solo quel pizzico di creatività in più che ci permette di andare oltre a quello che vediamo normalmente. La qualità dei video è molto buona e ho provato appunto in questo mio viaggio a Londra a sperimentare, e ho provato a fare diverse clip in varie situazioni, sia alla luce del giorno che al buio, in città che in metro, per provare le differenze di luci, e devo dire che si è comportata benissimo. Girando in D-Log sono poi riuscito a livellare le immagini con quelle del mio Osmo Pocket 3, che ha una qualità decisamente superiore, però comunque le immagini registrate con la Osmo Nano non hanno per niente sfigurato. Quindi per il video di oggi è tutto. Se il video ti è piaciuto ti ricordo di lasciare un like e iscriverti al canale, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!